Ciao a tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Oggi parleremo di una cosa molto importante che è il campione da realizzare prima di accingersi a lavorare ad un progetto. È una cosa indispensabile appunto prima di realizzare un progetto e parleremo di campione, di lavaggio del campione, di tensione del lavoro. Tensione che ognuno di noi ha diversa, perché ognuno di noi ha una mano di lavoro diversa che si differenzia l'una dall'altra, perché per esempio io posso lavorare un filato con l'uncinetto del 3,5 ed avere in un campione di 10 cm x 10 cm un numero maggiore o inferiore di maglie rispetto a quello che può avere un'altra persona, perché appunto abbiamo una mano di lavorazione diversa, e questa tensione del lavoro si riflette proprio sul nostro progetto, quindi che dobbiamo realizzare. Quindi è importante che prima di realizzare un lavoro io appunto testi innanzitutto il filato. Nell'etichetta di solito appunto viene data una misura indicativa di uncinetti per la lavorazione che appunto non sempre però rispetta alla lettera quello che poi sarà l'uncinetto che noi andremo ad usare, e quindi è sempre bene che noi andiamo a lavorare un campione di circa 15-20 cm x 20 cm, e poi all'interno dei 10 cm centrali andiamo a contare il numero di maglie che abbiamo ottenuto, e poi realizziamo sempre questo conteggio delle maglie anche nelle righe appunto in altezza. Quindi non faccio il campione giusto di 10 x 10 perché appunto le maglie vicino ai bordi superiori, inferiori e laterali appunto modificano il campione, appunto si deformano, perciò è sempre meglio che io vada a contare quelle che sono le maglie centrali. Un'altra cosa importante è appunto, dopo aver realizzato il mio campione, quello di andare a bloccarlo, e possiamo farlo stirando il campione con un ferro a vapore, quindi con il vapore lo posso bloccare, oppure vado a lavare la mia pezza, la vado ad asciugare stesa in un piano e vedo poi le misure che ho ottenuto dopo il lavaggio. Naturalmente prenderò le misure prima e dopo averlo lavato, e quindi vedo se questo campione si è modificato, e vi assicuro che per alcuni filati appunto le differenze possono essere anche di 1 centimetro, quindi insomma è importante anche valutare questa cosa. Quindi sono dei passaggi importantissimi da fare, perché appunto queste modifiche dopo i lavaggi influiscono tantissimo su quello che sarà poi il risultato finale del nostro progetto. Quindi prima della lavorazione di un qualsiasi progetto, e se acquistate un pattern che si rispetti, vengono indicate le misure del campione in 10 cm x 10 cm affinché chi deve realizzare il progetto possa appunto poi prendere queste misure di riferimento per realizzare la maglia. E quindi è consigliato assolutamente campionare qualsiasi filato, perché è un passaggio essenziale per la creazione di qualsiasi lavoro che sia a maglia o uncinetto. Perciò il campione ha due funzioni essenziali: quello di verificare la tensione del lavoro e verificare le prestazioni del filato rispetto al tipo di lavorazione richiesta. Le istruzioni nei pattern quindi generalmente parlano di tensione di numero di maglie in 10 cm. Per realizzare, come vi ho detto prima, un buon campione devo lavorare una pezza di circa 15-20 cm x 15-20 cm. In questo modo sarà possibile misurare le maglie che io ho al centro di questo campione senza avvicinarsi ai bordi, quindi non fate il campione giusto, corretto, perché i bordi vanno a deformare poi il conteggio. Appunto si lavora questa pezza con l'uncinetto innanzitutto, o con i ferri che sono indicati nel pattern, e si prendono le nostre misure.
Dopodiché facciamo un esempio. Per esempio questa è maglia edera che io ho realizzato in cotone. Prendo un righello rigido. Qui ho centimetri in abbondanza, con il righello vado a contare le maglie che io ho all'interno di questi 10 centimetri e io qui ne ho 16. E poi, sempre con il mio righello rigido all'interno dei 10 centimetri in verticale, vado a contare le mie maglie che ho in verticale. Dopodiché andrò a fare il mio campione, cioè vado a fare il mio campione. Queste sono le indicazioni appunto che voi troverete in un pattern o di riferimento che vi verranno date, e voi con lo stesso numero di uncinetto e filato appunto indicato, se avete un filato diverso, fate il vostro campione e vedete quante maglie all'interno di quei 10 centimetri voi avete. Quindi ci si annota per bene appunto le misure ottenute, e se la tensione del nostro lavoro è più alta del richiesto, cioè abbiamo più maglie di quanto richiesto nel nostro campione, dovremo lavorare con un uncinetto o con dei ferri più spessi, di un numero appunto più grande. A volte basta anche di solo mezzo numero. Se invece la tensione del nostro lavoro è più bassa, quindi nel nostro campione avremo meno maglie, dovremmo usare un uncinetto o dei ferri di numero inferiore, anche di mezzo numero, più piccolino, per avvicinarsi appunto al nostro campione. Quando si tratta appunto di motivi realizzati, invece di motivi così di punti fantasia realizzati, potreste anche trovarvi in 10 centimetri appunto quanti moduli a ripetizione avete ottenuto, e quindi si fa sempre la proporzione allo stesso modo. Vediamo un esempio. Supponiamo che nel campione di riferimento che vi viene dato in 10 cm per 10 cm abbiate 16 maglie in larghezza e dovete realizzare per esempio un pannello di 80 cm. Come faccio a sapere quante catenelle devo andare a montare? Allora, faccio le 16 maglie che ho in 10 cm, quindi la proporzione 16 maglie sta a 10, come x, che è il valore delle maglie che devo andare a trovare, stanno negli 80 cm. Quindi qui ho 16 maglie su 10 cm, devo andare a trovare il numero di maglie, di catenelle che devo avviare per avere un pannello di 80 cm. Quindi faccio 80 per 16 diviso 10. Trovo il risultato che è 128, che sono le mie catenelle di avvio necessarie per costruire un pannello di 28 cm. Supponiamo che invece un'altra persona in un campione di 10 x 10 abbia un risultato di 18 maglie e debba sempre costruire un pannello di 80 cm. Quindi che cosa faccio? 18 maglie stanno nei miei 10 cm, come le maglie che andrò a trovare stanno al pannello di 80 che devo realizzare. Perciò farò 80 cm per 18 diviso 10 e devo avviare 144 catenelle. Quindi vedete come due persone magari diverse abbiano una 16 maglie in 10 cm in orizzontale e un'altra 18, debbano andare a modificare il numero iniziale di catenelle di avvio. Quindi sono dei passaggi molto importanti che vanno fatti indipendentemente dal filato, se abbiamo acquistato un filato più o meno costoso, perché comunque dobbiamo realizzare sempre un progetto preciso e quindi mi raccomando è molto importante farlo questo passaggio, per non iniziare così a caso, perché magari rispetto alle misure che possono esservi state date in un tutorial abbiate voi una tensione di lavoro diversa da quella della persona che l'ha realizzato, perciò non andate a prendere come oro colato appunto le indicazioni, ma cercate appunto di testarle per poi rifletterle nel meglio dei modi nel vostro progetto. Importante è il lavaggio di un capo quando l'abbiamo realizzato.
Io consiglio sempre di lavare il capo con acqua tiepida e non lasciarlo mai in ammollo, quindi di lavarlo subito velocemente, utilizzando poco sapone per lana e delicati e sciacquarlo rapidamente, togliere l'acqua in eccesso, pigiando il capo con le mani senza arrotolarlo e strizzarlo appunto per non rovinarlo. Riponete poi il capo su di un asciugamano o su di un panno di cotone, arrotolandolo con delicatezza. Io sconsiglio vivamente la centrifuga e poi lo riporrete ad asciugare steso su una superficie piana. In genere io lo appoggio sopra lo stand di biancheria aperto, quindi in orizzontale, perché appunto non va, come ben sappiamo, appeso né con mollette né lasciarlo appunto appeso, perché appunto potrebbe allungarsi e deformarsi. Spero che con questo breve video tutorial io vi sia stata d'aiuto per la realizzazione dei vostri progetti. Arrivederci a presto, ciao ciao!